Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Conferoport Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'ha Conferoport? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Conferoport durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Conferoport? Conferoport ha un farmaco a base del principio attivo tacrolimus, monoidrato, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico inibitori della calcineurina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Conferoport può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Conferoport 0,5 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungate. Conferoport 1 mg 60 capsule rigide a rilascio prolungate. Conferoport 2 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato. Conferoport 3 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungate. Conferoport 5 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungate. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: tacrolimus, monoidrato. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti adulti riceventi trapianto allogenico di rene o di fegato. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri immunosoppressori nei pazienti adulti. Posologia. Conferoport ha una formulazione orale di tacrolimus in dose unica giornaliera. La terapia con Conferoport richiede un attento monitoraggio da parte di personale adeguatamente qualificato ed attrezzato. La prescrizione del medicinale, così come le modifiche della terapia immunosoppressiva in corso, deve essere effettuata soltanto da medici con esperienza nella gestione della terapia immunosoppressiva e del paziente trapiantato. Lo scambio involontario, non intenzionale o senza supervisione tra le formulazioni a rilascio immediato o a rilascio prolungato di tacrolimus è pericoloso. Ciò può portare al rigetto dell'organo o ad un aumento dell'incidenza delle reazioni avverse, compresa una scarsa o un'eccessiva immunosoppressione, effetti dovuti a differenze clinicamente rilevanti nell'esposizione sistemica a tacrolimus. I pazienti devono essere mantenuti in terapia con una sola formulazione di tacrolimus con il corrispondente regime di dosaggio giornaliero. Cambi nella formulazione o nel regime devono essere effettuati solo sotto la stretta supervisione di uno specialista in trapianti, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Dopo il passaggio a una qualsiasi formulazione alternativa, deve essere effettuato un monitoraggio terapeutico del medicinale e devono essere effettuati aggiustamenti di dose per assicurare che sia mantenuta l'esposizione sistemica a tacrolimus. Posologia. Le dosi iniziali raccomandate presentate qui di seguito devono servire soltanto come indicazione generale. Nella fase iniziale del periodo post-operatorio Conferoport viene di routine somministrato in associazione ad altri medicinali immunosoppressivi. La dose può variare in base al regime immunosoppressivo prescelto. Il dosaggio di Conferoport deve innanzitutto essere basato sulle valutazioni dei segni clinici del rigetto e sulla tollerabilità del singolo paziente con l'ausilio del monitoraggio del livello ematico, vedere di seguito EUROS monitoraggio terapeutico del medicinale EUROS. Se ci sono evidenti segni clinici di rigetto, deve essere presa in considerazione una modifica del regime di immunosoppressione. Nei pazienti trapiantati di rene e fegato de novo la UC0,24 di tacrolimus per tacrolimus a rilascio prolungato al giorno 1 era rispettivamente il 30% e il 50% più bassa, quando comparata a quella delle capsule di tacrolimus a rilascio immediato a dosi equivalenti. Al giorno 4, l'esposizione sistemica misurata sulla base dei livelli di valle è simile per entrambe le formulazioni, sia per i pazienti con trapianto di rene sia per quelli con trapianto di fegato. Con Conferoport si raccomanda un accurato e frequente monitoraggio dei livelli di valle di tacrolimus durante le prime 2 settimane dal trapianto, per assicurare un'adeguata esposizione al medicinale nell'immediato periodo post-trapianto. Dato che tacrolimus ha una sostanza a bassa clearance, gli aggiustamenti verso un regime di dose di Conferoport possono richiedere diversi giorni prima che venga raggiunto lo STEA di state. Per impedire il rigetto dell'organo trapiantato, occorre mantenere lo stato di immunosoppressione.
Di conseguenza, non è possibile stabilire un limite per la durata della terapia orale. Profilassi del rigetto del trapianto di rene. La terapia con Conferoport deve cominciare con una dose pari a 0,20 a 0,30 mg/kg/v e somministrata una volta al giorno al mattino. La somministrazione deve cominciare entro le 24 ore dal termine dell'intervento chirurgico. Le dosi di Conferoport vengono generalmente ridotte nel periodo post-trapianto. È possibile in alcuni casi sospendere le terapie immunosoppressive concomitanti fino alla monoterapia con Conferoport. I cambiamenti clinici del paziente nel periodo post-trapianto possono modificare la farmacocinetica di tacrolimus con la necessità di ulteriori aggiustamenti posologici. Profilassi del rigetto del trapianto di fegato. La terapia con Conferoport deve cominciare con una dose pari a 0,10 a 0,20 mg/kg/v e somministrata una volta al giorno al mattino. La somministrazione deve cominciare circa 12 a 18 ore dopo il termine dell'intervento chirurgico. Le dosi di Conferoport sono generalmente ridotte nel periodo post-trapianto. È possibile in alcuni casi sospendere le terapie immunosoppressive concomitanti fino alla monoterapia con Conferoport. I miglioramenti clinici del paziente nel periodo post-trapianto possono modificare la farmacocinetica di tacrolimus con la necessità di ulteriori aggiustamenti posologici. Conversione dei pazienti trattati con tacrolimus a rilascio immediato a Conferoport. I pazienti sottoposti a trapianto allogenico in terapia con un dosaggio di tacrolimus a rilascio immediato 2 volte al giorno, che richiedono il passaggio a Conferoport una volta al giorno, devono essere convertiti su una base di dose giornaliera totale di 1 mg. Conferoport deve essere somministrato al mattino. In pazienti stabilizzati convertiti da tacrolimus a rilascio immediato, 2 volte al giorno, a tacrolimus a rilascio prolungato, una volta al giorno, sulla base di dose giornaliera totale di 1 mg, l'esposizione sistemica a tacrolimus, AUC 0,24, per tacrolimus a rilascio prolungato era approssimativamente il 10% inferiore a quella di tacrolimus a rilascio immediato. La relazione tra i livelli di valle di tacrolimus, C24, e l'esposizione sistemica, AUC 0,24, per tacrolimus a rilascio prolungato è simile a quella di tacrolimus a rilascio immediato. Se si vuole eseguire un passaggio da tacrolimus a rilascio immediato a Conferoport, i livelli di valle di tacrolimus devono essere misurati prima del trasferimento stesso e entro le prime 2 settimane successive. Dopo la conversione, i livelli di valle di tacrolimus devono essere monitorati e, se necessario, devono essere effettuati degli aggiustamenti posologici per mantenere la medesima esposizione sistemica. Devono essere effettuati aggiustamenti della dose per assicurare che venga mantenuta un'esposizione sistemica simile. Conversione da ciclosporina a tacrolimus. Occorre prestare particolare attenzione prima di convertire i pazienti in terapia con ciclosporina alla terapia con tacrolimus, vedere paragrafi 4 e 4,5. La somministrazione combinata di ciclosporina e tacrolimus non è consigliata. La terapia a base di Conferoport deve essere iniziata soltanto dopo aver considerato le concentrazioni ematiche di ciclosporina e le condizioni cliniche del paziente. In presenza di elevati livelli ematici di ciclosporina, la somministrazione deve essere ritardata. In pratica, la terapia a base di tacrolimus è iniziata 12-24 ore dopo l'interruzione della ciclosporina. Il controllo dei livelli ematici di ciclosporina deve proseguire anche dopo il passaggio alla nuova terapia, dal momento che la clearance della ciclosporina può esserne influenzata. Trattamento del rigetto del trapianto allogenico. Per controllare eventuali episodi di rigetto, sono stati utilizzati l'aumento del dosaggio di tacrolimus, l'associazione di terapie supplementari a base di corticosteroidi e l'introduzione di brevi cicli di trattamento con anticorpi mono/policlonali. La comparsa di segni di tossicità quali reazioni avverse gravi, vedere paragrafo 4,8, può rendere necessaria la diminuzione della dose di Conferoport. Trattamento del rigetto del trapianto allogenico in seguito al trapianto di rene o di fegato. Per il passaggio da altri immunosoppressori a Conferoport una volta al giorno, la terapia deve cominciare con la dose iniziale per via orale raccomandata per la profilassi del rigetto del trapianto rispettivamente per il trapianto di rene e di fegato. Trattamento del rigetto del trapianto allogenico in seguito al trapianto di cuore. In pazienti adulti convertiti a Conferoport, deve essere somministrata una dose iniziale per via orale pari a 0,15 mg/kg/v una volta al giorno al mattino.
Trattamento del rigetto del trapianto allogenico in seguito ad altri allotrapianti. Nonostante non ci sia esperienza clinica con tacrolimus a rilascio prolungato in pazienti sottoposti a trapianto di polmone, di pancreas o di intestino, tacrolimus a rilascio immediato è stato utilizzato in pazienti sottoposti a trapianto di polmone a una dose iniziale per via orale pari a 0,10 e 0,15 mg/kg/die, in pazienti sottoposti a trapianto di pancreas a una dose iniziale per via orale pari a 0,2 mg/kg/die, in pazienti sottoposti a trapianto di intestino a una dose iniziale per via orale pari a 0,3 mg/kg/die. Monitoraggio terapeutico del medicinale. La dose deve essere principalmente basata sulla valutazione clinica del rigetto e sulla tollerabilità di ogni singolo paziente con l'aiuto del monitoraggio dei livelli di valle di tacrolimus nel sangue intero. Come aiuto per ottimizzare il dosaggio, sono disponibili vari test immunologici per determinare i livelli di tacrolimus nel sangue intero. Il confronto dei livelli ematici del singolo paziente con quelli pubblicati in letteratura deve essere fatto con attenzione e conoscenza del metodo d'analisi utilizzato. Nella pratica clinica attuale, i livelli ematici sono determinati con immunodosaggio su sangue intero. La relazione tra i livelli di valle di tacrolimus, C24, e l'esposizione sistemica, AUC024, è simile tra le capsule di tacrolimus a rilascio prolungato e tacrolimus a rilascio immediato. I livelli ematici di valle di tacrolimus devono essere monitorati nel periodo post-trapianto. I livelli ematici di valle di tacrolimus devono essere rilevati dopo 24 ore circa dall'ultima somministrazione di Conferoport, appena prima della somministrazione successiva. Si raccomanda un frequente monitoraggio dei livelli di valle nelle prime 2 settimane post-trapianto, seguito da controlli periodici durante la terapia di mantenimento. I livelli ematici di valle di tacrolimus devono essere monitorati costantemente anche in seguito alla conversione da tacrolimus a rilascio immediato a Conferoport, ad aggiustamenti della dose, a cambiamenti nel regime immunosoppressivo o a co-somministrazione di sostanze che possono alterare le concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero, vedere paragrafo 4.5. La frequenza del monitoraggio dei livelli ematici si deve basare sulle esigenze cliniche. Poiché copyright tacrolimus ha un principio attivo con bassa clearance, i successivi aggiustamenti al regime posologico di Conferoport possono richiedere diversi giorni prima che sia raggiunto lo steady state prefissato. I dati derivanti dagli studi clinici suggeriscono che la maggior parte dei pazienti può essere trattata con successo quando le concentrazioni ematiche di valle di tacrolimus vengono mantenute sotto i 20 ng/ml. È necessario considerare le condizioni cliniche del paziente quando si interpretano le concentrazioni ematiche. Nella pratica clinica, nell'immediato periodo post-trapianto i livelli ematici di valle sono generalmente compresi nell'intervallo tra i 5-20 ng/ml nei pazienti trapiantati di fegato e nell'intervallo tra i 10-20 ng/ml nei pazienti trapiantati di rene e di cuore. Successivamente durante la terapia di mantenimento, le concentrazioni ematiche sono state generalmente comprese nell'intervallo tra i 5-15 ng/ml nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato, rene e cuore. Popolazioni particolari. Compromissione epatica. Nei pazienti con grave compromissione epatica può rendersi necessaria una riduzione della dose per mantenere i livelli ematici di valle di tacrolimus nei limiti raccomandati. Compromissione renale. Poiché copyright la farmacocinetica di tacrolimus non è influenzata dalla funzionalità renale, vedere paragrafo 5.2, non è necessario un aggiustamento della dose. Tuttavia, a causa del potenziale nefrotossico di tacrolimus, si raccomanda un attento monitoraggio della funzionalità renale, incluse valutazioni periodiche della creatinina sierica, il calcolo della clearance della creatinina e il controllo della diuresi. Razza. Rispetto ai caucasici, i pazienti neri possono richiedere dosi più alte di tacrolimus per raggiungere livelli di valle simili. Genere. Non è stato evidenziato che pazienti maschi e femmine richiedono dosi differenti per raggiungere livelli di valle simili. Anziani. Attualmente i dati disponibili non suggeriscono la necessità di aggiustamenti posologici nella popolazione anziana. Pazienti pediatrici. La sicurezza e l'efficacia di Conferoport nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. I dati disponibili sono limitati ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Conferoport ha una formulazione orale di tacrolimus in dose unica giornaliera. Si consiglia di somministrare la dose orale quotidiana di Conferoport una volta al giorno al mattino. Le capsule rigide a rilascio prolungato di Conferoport devono essere assunte immediatamente dopo la rimozione dal blister. I pazienti devono essere avvertiti di non ingerire l'essiccante. Le capsule devono essere assunte intere con un liquido, preferibilmente acqua.
Per raggiungere un assorbimento ottimale, generalmente Conferoport deve essere assunto a stomaco vuoto o almeno 1 ora prima, oppure 2 a 3 ore dopo i pasti, vedere paragrafo 5, 2. Una dose del mattino dimenticata deve essere assunta il prima possibile lo stesso giorno. Non si deve assumere una dose doppia il mattino successivo. Nei pazienti che non sono in grado di assumere medicinali per via orale nel periodo immediatamente successivo al trapianto, la terapia con tacrolimus può essere cominciata per via endovenosa a una dose di circa un quinto di quella orale raccomandata per l'indicazione corrispondente. Pertanto, sono disponibili le formulazioni di tacrolimus per via endovenosa. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità ad altri macrolidi. Allergia alle arachidi e alla soia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sono stati segnalati errori di terapia, compreso lo scambio involontario o non intenzionale o senza supervisione, tra le formulazioni a rilascio immediato o a rilascio prolungato di tacrolimus. Ciao, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Tacrolimus disponibile a livello sistemico A metabolizzato dal CYP3A4 epatico. Inoltre, esistono prove di un metabolismo gastrointestinale da parte del CYP3A4 nella parete intestinale. L'uso concomitante di sostanze notoriamente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Conferoport insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscicorina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complex A Euro, Eurosichervisa Euro, Eurositraconazolo Doc Generica Euro, Eurositraconazolo Ega Euro, Eurositraconazolo Milan Generix A Euro, Eurositraconazolo Sandoza Euro, Eurositraconazolo Teva Euro, Eurositragerma Euro, Euroschetoconazolera Euro, Eurosketonova Euro, Euroskeitruda Euro, Eurosnirvaxona Euro, Eurosnizoblua Euro, Eurosnizoral, crema Euro, Eurosnizoral, shampoo Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosposaconazolo accorda Euro, Eurosposaconazolo acla Euro, Eurosposaconazolo ega Euro, Eurosposaconazolo egista da Euro, Eurosposaconazolo Fresenius Cavia Euro, Eurosposaconazolo Milan Pharma Euro, Eurosposaconazolo Milana Euro, Eurosposaconazolo Sandoza Euro, Eurosposaconazolo Teva Euro, Eurospradaxa, capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosandimun, capsula mollea Euro, Eurosandimnun Neural, capsula mollea Euro, Eurosandimnun Neural, soluzione a Euro, Eurosandimmun, soluzione a Euro, Eurosandimmun, soluzione, uso interno, a Euro, Eurospendora Euro, Eurosporanox, capsula Euro, Eurosporanox, soluzione a Euro, Eurostrazera Euro, Eurostriesporin, capsula Euro, Eurostriesporin, soluzione a Euro, Eurosvercazia Euro, Eurosvend, compresse rivestite a Euro, Eurosvend, polvere a Euro, Eurosvoriconazolo accorda Euro, Eurosvoriconazolo aristo Euro, Eurosvoriconazolo eurobindo Euro, Eurosvoriconazolo diarreddisa Euro, Eurosvoriconazolo idiscusa Euro, Eurosvoriconazolo Milana Euro, Eurosvoriconazolo Sandozimba Euro, Eurosvoriconazolo Sandozza Euro, Eurosvoriconazolo Teva Euro, Eurosxelianza Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Conferoport durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Conferoport durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati nell'uomo hanno dimostrato che tacrolimus attraversa la placenta. I limitati dati disponibili in pazienti sottoposti a trapianto d'organo dimostrano che non c'è evidenza di un aumentato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tacrolimus può causare disturbi visivi e neurologici. Questi disturbi possono accentuarsi nel caso di uso concomitante di tacrolimus e di alcolici. Non sono stati effettuati studi sull'effetto di tacrolimus sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Il profilo delle reazioni avverse associate con l'impiego di immunosoppressori è spesso difficile da definire a causa della patologia di base e dell'uso concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Esiste una limitata esperienza di sovradosaggio.
sono stati riportati diversi casi di sovradosaggio accidentale con tacrolimus, la cui sintomatologia includeva tremori, cefalea, nausea e vomito, infezioni, orticaria, letargia e incremento dei livelli ematici di azoto ureico, della creatinina sierica e dei livelli di alanina-aminotransferasi. Non ha disponibile alcun antidoto specifico per tacrolimus. In caso di sovradosaggio, si deve intervenire con misure generali di sostegno e con il trattamento sintomatico. A causa dell'alto peso molecolare, della scarsa solubilità in acqua e dell'elevato legame alle proteine plasmatiche ed agli eritrociti, è prevedibile che tacrolimus non sia dializzabile. In singoli pazienti con elevati livelli plasmatici, l'emofiltrazione o la diafiltrazione sono state efficaci nel ridurre le concentrazioni tossiche. In caso di intossicazione conseguente a somministrazione orale, può essere di aiuto la lavanda gastrica o l'uso di adsorbenti, come carbone attivato, se assunti immediatamente dopo l'ingestione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressivi, inibitori della calcineurina, codice ATC. L04AB02. Meccanismo d'azione. A livello molecolare, gli effetti di tacrolimus appaiono mediati dal legame ad una proteina citoplasmatica, FKBP12, che ha proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Nell'uomo è stato dimostrato che tacrolimus può essere assorbito attraverso il tratto gastrointestinale. Tacrolimus disponibile è generalmente assorbito rapidamente. Tacrolimus a rilascio prolungato ha una formulazione a rilascio, dati preclinici di sicurezza. Il rene e il pancreas sono stati i principali organi bersaglio negli studi di tossicità effettuati nel ratto e nel babbuino. Nel ratto sono stati osservati effetti tossici a carico, elenco degli eccipienti, contenuto della capsula, etilcellulosa, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, involucro della capsula, conferoport 0,5 mg, blu brillante FCF, e 133, rosso allura C, e 129, titanio diossido, e 171, giallo tramonto. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di conferoport a base di tacrolimus, monoidrato, sono Advagraph, Conferoport, Tacforius. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.